Ciao a tutti ragazzi, io sono Chloe ed oggi siamo tornati su What Remains of Edith Finch. Ci eravamo lasciati qui che avevamo appena visto che la madre di Edith aveva praticamente, tra virgolette, aperto questa stanza per appunto farli studiare. E ci eravamo lasciati qui sul castello di Milton, che sappiamo benissimo che è purtroppo sparito. Infatti come potete vedere qui non c'è la data tra virgolette di morte. Allora, ok, si entra da qui, però aspetta, vediamo se c'è qualcos'altro da vedere. Ok, no. Comunque io lo ripeto, veramente, cioè è meraviglioso. Questo gioco è meraviglioso, davvero. Ok, allora, benissimo. Ok, lui dipingeva, I think giustamente. Edie was happy to finally have another painter in the family. Beh, certo. Wow, era veramente bravo. Oh, ok. Wow, quanti colori, bello. Allora, quindi questo è Milton. Vediamo subito. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Ok. Aspetta, com'è? Così. Ok, la porta che abbiamo visto giù. Che? I was 4 when Milton disappeared. Cioè, mi stai dicendo che è sparito da quella porta lì? Dai, no. Non può essere vero. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Cioè, lui ha dipinto cioè, quel blocchetto lì faceva vedere che lui stava dipingendo qui, ha aperto la porta, si è inchinato, l'ha chiuso ed è sparito. È una cosa impossibile, ovvio, ma però la porta c'è. Non so Whatever cosa Milton had pensare. found in the house, Mom didn't want it getting out. Vabbè, quindi adesso dobbiamo salire lassù. Allora, di qua non si va? No. Ok. Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. Una barca. Che casa veramente After he particolare. graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Ok, Lewis, aspetta, parere. Everyone always told me to stay out of Lewis's room. Except Lewis. Guarda lì quella foglia, no, vabbè.
Allora, 1988, 2010, 22 anni. Ok, quindi da qui. Ecco, aveva anche una specie di amaca, diciamo. Wow. Beh, piacerebbe anche a me avere una maca qui, messa in questa posizione, guardare di notte questa meraviglia. Ok, quindi forza. Il bong, fantastico. Lewis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Però belli questi quadri. Sentite anche la musica. Diciamo che comunque non mi dispiace. Stavo dicendo non mi piace, ma non è vero. He was so proud of being Indian. I think for him it was a way to be something other than just a Finch. No, forse aveva anche un animaletto. Exit, va bene, comunque sì, mi piace veramente tantissimo questa stanza. Ok. Oh. Aveva anche un diploma. Bene. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Vabbè, quello pure io. Dimmi chi non è mai morto in un cavolo di videogioco. Ma immagino siano DVD, cassette, bello. Qui ho la postazione computer, fantastico, mi piace. Bello così però, la postazione computer qui così. Ok. Un attimo, adesso vado a guardare. Va bene. Dear Mrs. Finch, Psicologico. as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly Oddio, sober, oddio, I oddio, believe cos'è? Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the No, canopy, dai, che schifo. No. but he withdrew part of himself. Oh. In our sessions, I saw the same behavior. Ok, dovete sapere che io odio l'odore del pesce crudo, nonostante io comunque His mangio. mind began to wander. Ah, ok, devo usare entrambi. I asked him to describe it. Stavo dicendo, odio l'odore del pesce crudo, nonostante comunque mi piace il sushi. Che differenza che faccio andare? He said he started small, imagining a labyrinth. Ah, mentre lui mentre praticamente tagliava le teste ai pesci, si faceva i filmini. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. And things that have not names. Fare entrambe le cose. He knew it was all in his head. Ma cioè, adesso sì, insomma non credo che riesca a mettere la mano lì, però cioè,
But he mano. took it very seriously. I had hoped he'd find himself. The carpet. But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. Beh. Sì, direi I sì che ce spoke with l'ha his fatto boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Per forza, se lui faceva sti filmini mentali, è normale che andava Like avanti a a whole new lavorare. Lewis. Un automa. C'era un automa praticamente, cioè faceva sti filmini So I let him mentre go on. lavorava. Mi sa che mica forse avete sbagliato. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. Oh, che carino. On the edge of a city he named Lewis Topia. Vabbè. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. Per farvi la immaginazione comunque di visto. Olè, yeah. And songs for them to play. I brani che suonavano, ok. Speriamo che non ci siano talked about starting a band. copyright. Vabbè. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. In genere quando tu lavori l'importante è che fai il tuo lavoro, c'è anche se ti articchi, cioè non penso che interessa a qualcuno alla fine. Soprattutto per i pesci. He no longer spoke at the cannery, Per forza sta cosa in testa. but his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Quindi siamo dall'Istopia. He'd conquer a city, then immediately push on. Ok. New Louisville. Louisville va bene. Ok. Poi. St. Louis. San Luis, c'è una fantasia. Aspetta. Piano, piano. He started drifting away from our reality. Allontanarsi dalla nostra vita, va bene. Forza. Ce la possiamo fare, Piano piano. Minneapolis. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the Un cannery, giorno dimentichi di tornare a casa da cosa sul serio. even as his mother pleaded with him. Part of Lewis kept sailing on. Posso mettere alzare la testa per guardarlo, quindi sua madre andò al conservificio a pagarlo per tornare a casa, invece lui ha contratto anche, cioè praticamente facendo gli straordinari.
In Louisburg, he heard rumors of a... Sentì voci. Sposo il principe di una bellissima regina. Ah, posso scegliere se... Ah, dai, facciamo uno splendido principe. Beautiful prince. Questo è interessante. Ah, figo. Siamo gli scorgi sempre, comunque. The prince was on his own quest for... Sono alla ricerca di arcobaleni radianti. Arcobaleni radianti, serpenti sinistri. Come arcobaleni radianti? No, serpenti sinistri non li voglio. Radiant rainbows. He followed the sound of his... Lui seguì il suono dell'arco d'argento. Facciamo arco d'argento. Silver harp. Non l'ho mai sentito. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. But he was so proud of having created it. Comunque stavo guardando, quindi questo sarebbe Lewis. Quel pezzettino, vabbè. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Mamma mia, quanta gente. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Quindi per lui ormai era diventata... My imagination is as real as my body, he told me. Ah, quindi praticamente lui, cioè proprio veniva It's di hard to argue fantasia, with fa him. chiuso. Va bene. Sangue sarà sangue del pesce, immagino. Sembra una specie di cos'è, spogliatoio, credo. Penso, ecco, possiamo farcela. Ah, ecco, questa immagine sul suo armadietto. Cos'è, la brutta copia della Nintendo Switch? Ok. He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Ok, qui ci sono pesci che nuotano. Io non oso immaginare l'odore di pesce che ci sia qui, peggio del mercato del pesce proprio. Odore di pesce, odore di sangue. Viene la He nausea began al to solo despise the pensiero. man with a royal contempt. Quindi questo sarebbe lui.
Non lo stai neanche prendendo il pesce. Devo andare qui. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Senza volto. Senza volto ce ne sono uno. Un gatto gigante, oh mio Including the Dio. wise Calico who had insisted on advising him. Di questo sarà che non posso vedere. Ah, Molly! Oh. His prince waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Farsi coronare. No, dai, no. Bend down his head. Ma sul serio? Inflato con la testa. And the Porca rest I miseria. think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Porca puzzola. Non dire altro. My brother was really cool. I wish you could have met him. Mio Dio. Cioè ha infilato praticamente la testa nel mozzateste. Porca miseria. Ok, usciamo da qui. Madonna, mi sento male al pensiero. Mamma mia. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. Immagino. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. Insomma, non lo so. I wish we'd stayed. Immagino. But I understand why we left. Ah, signore. Avete lasciato un sacco di cose qui comunque, vedo. Santa pazienza. Guarda qua quanti volantini di Milton. My mom ended up leaving everything behind. Vedo. Ok, qui c'è il libro di appunto di Dawn. Di questa era la sua stanza. Ok. Con tutte le fotografie. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. Ok, quindi qui c'è la tua stanza qua su, a quanto pare. Oh.
but it had to end one way or another. Che All that's left now is to tell carino. you about that last night. Wow. Carina la medusa. I origami. Bellissimo. Ah, questa immagino che sia la vostra casa. Ok, questa ovviamente è la foto del 90° compleanno di Edith. E di scusami. Scusate tutti. I personaggi fatti con la carta. Va bene, io direi che possiamo fermarci un attimo qui perché è stata veramente un po' lunga, diciamo, la storia di Lewis del conservificio. No, no, non volevo scendere, volevo solo guardare. Vabbè, torna su. Benissimo, niente, io direi appunto che ci fermiamo qui, andremo a vedere cosa è successo con la fatidica notte nel prossimo episodio. E niente, quindi grazie per avermi seguito, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, se volete commentate, mi raccomando attivate la campanella e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!